quando sbagli proprio non lo sopporti. La minima imperfezione ti mette a disagio. Anche il più piccolo errore ti appare come una grande macchia indelebile che si appiccica proprio lì sulla tua immagine. Quando reagisci sempre con molta ansia e preoccupazione ad ogni tuo errore o a quelli che tu consideri i tuoi difetti, inneschi un processo che può spingerti dentro una vera e propria trappola senza via d'uscita. Da molti anni teniamo incontri di coaching e corsi per migliaia di musicisti e sappiamo bene come questo problema può diventare una vera e propria ossessione, non solo per i principianti e gli studenti, ma anche per i professionisti. Ma perché ho sbagliato proprio lì? Le cause di un errore possono essere molteplici. A volte sono molto semplici e concrete. Per esempio, ti sei irrigidito. A volte sono più sottili, come una sequenza di pensieri negativi che gradualmente ti portano a sbagliare. O anche una serie di reazioni a una circostanza esterna. Ad esempio, senti qualcuno che chiacchiera nel pubblico, ti distrai, entri nel tuo dialogo interno, blocchi il respiro e sbagli. Le cause di un errore possono essere indagate a vari livelli. Per esempio, da un livello potresti dire che hai sbagliato semplicemente perché non avevi ancora messo a fuoco la diteggiatura di quel passaggio. Ad un altro livello potresti chiederti come mai non ti sei occupato fino in fondo di questa diteggiatura e scoprire che hai studiato con un atteggiamento distratto o superficiale. E ad un livello ancora più profondo renderti conto che quell'atteggiamento distratto e superficiale era in realtà motivato dall'ansia e dalla paura. Eccoti allora 4 semplici strategie per cominciare a superare la paura di sbagliare. La prima è: esamina attentamente le tue aspettative. Sono aspettative realistiche? Hanno una loro ragione di essere? Corrispondono a quello che sei o a quello che sai fare in questo momento? Un classico è: pretendi di suonare in pubblico sentendoti tranquillo come se fossi in camera tua. Fai un concerto all'anno e vorresti sentirti a tuo agio come se suonassi in pubblico tutti i giorni. Sei ancora uno studente e vorresti avere l'esperienza di un professionista consumato. Oppure vuoi suonare pezzi difficilissimi, ma in realtà hai solo un'ora di tempo al giorno per studiare. Se dopo aver esaminato attentamente le tue aspettative ti rendi conto che sono un po' esagerate o sproporzionate, prova a riformularle in modo che siano più allineate alla situazione e al livello professionale in cui ti trovi in questo momento. E se sei ossessionato dall'aspettativa di essere sempre perfetto, focalizzati piuttosto sul tuo percorso, sui tuoi progressi e su tutte le cose che puoi migliorare grazie alle esperienze che stai facendo. La seconda strategia è: riconosci le tue insicurezze e affrontale. Forse capita anche a te di provare un senso di disagio, di insicurezza, di non sentirti all'altezza nel momento in cui studiando ti imbatti in un passaggio che non hai ancora risolto, un aspetto di un brano che non ti è ancora chiaro. E così, per evitare quelle sensazioni sgradevoli, invece di andare dritto al cuore del problema, rimandi il momento di affrontarlo una volta per tutte. Il fatto è che ogni problematica che hai evitato di esaminare fino in fondo durante la fase di studio, quando vai in pubblico, ahimè, ti presenta il conto. Molto meglio accettare quel momento di disagio e decidere di affrontare con determinazione tutte le difficoltà che incontri. La terza strategia è: sposta la tua attenzione. Quando ti sforzi ossessivamente di essere perfetto, finisci per perdere di vista le tue intenzioni musicali più creative e autentiche. È come se la paura di sbagliare ti ipnotizzasse, risucchia tutta la tua attenzione e tu ci caschi dentro. E così finisci per sentirti vittima e per pensare che non ci puoi fare niente. Ma c'è una cosa importantissima che puoi fare ed è spostare l'attenzione. Come? Tutto comincia quando studi. È proprio lì che devi imparare a spostare la tua attenzione dalla paura di sbagliare, per esempio, a tutte quelle cose che ti appassionano nella musica. Quel suono, quel fraseggio, il fascino di quell'armonia, la particolarità di quel ritmo. Così invece di chiederti come faccio a non sbagliare, oppure cosa penseranno di me, puoi chiederti cosa voglio dare ai miei ascoltatori, che sensazioni, che emozioni vorrei che provassero, come voglio che si sentano quando io suono. Nel nostro libro Maestro di te stesso, edito da Curci, puoi trovare un intero capitolo dedicato all'attenzione, con tanti esercizi che ti aiuteranno a migliorare la tua capacità di gestirla. Un altro aspetto della paura di sbagliare è la paura di perdere il controllo, di non poterti fidare completamente di te stesso. Il che vuol dire che forse non ti conosci ancora abbastanza bene come musicista. La quarta strategia è:
Registrati, registrati, registrati. Registrarti è il miglior modo per diventare più consapevole di come suoni. Ascoltarti dall'esterno ti offre un punto di vista diverso da quello a cui sei abituato. Un punto di vista dal quale puoi imparare a valutare i tuoi errori senza ansia e soprattutto a disattivare quelle reazioni emotive che ti fanno irrigidire e arrabbiare. E rendere così anche più efficace il tuo modo di studiare. Ascoltare le tue registrazioni è un modo per prendere coscienza di te. Ti aiuta a ridurre il rischio di nutrire aspettative esagerate. E ti insegna anche a notare e ad apprezzare di più gli aspetti positivi delle tue esecuzioni. E per concludere, un ultimo consiglio: abituati a sdrammatizzare. Quando sai di aver fatto tutto quello che potevi per prepararti adeguatamente, concediti di sorridere dei tuoi errori. Abbiamo finito per oggi. Se questo video ti è piaciuto, metti un like e come sempre, se vuoi condividere le tue riflessioni o le tue scoperte con noi, scrivici. Ciao.